FCC, LBT, EU, non EU, ma cosa significano tutti questi termini? Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi facciamo un po' di chiarezza sulle terminologie delle radio FR Sky. Partiamo dai firmware. Nella Taranis ci sono fondamentalmente due firmware principali. Il primo è OpenTX, che può essere considerato come il sistema operativo della radio. Ogni volta che accediamo al menu o facciamo qualche configurazione nella radio, come creare allarmi o switch, stiamo usando OpenTX. OpenTX è un software open source e gli sviluppatori lavorano in continuo per assicurare la qualità e la stabilità del firmware. Aggiornare OpenTX è fondamentale per garantire che la nostra Taranis sia compatibile con tutte le ultime novità. Se non sapete come fare, potete seguire il mio tutorial cliccando la scheda in alto a destra. Il secondo firmware principale è quello del modulo interno XGT, che possiamo considerare come l'hardware della radio e si occupa, tra le altre cose, di gestire la comunicazione col ricevitore. Esistono due versioni del firmware XGT, quella europea e quella non europea. Quindi più in generale parliamo di radio europee o radio non europee. Aggiornare il modulo interno XGT è sempre consigliato per garantire la massima stabilità della radio. Inoltre con questa operazione è possibile scegliere se far diventare la nostra radio europea o internazionale. Attenzione però perché sembra che le ultime radio europee immesse sul mercato abbiano il firmware bloccato, quindi è possibile aggiornarle ma non farle diventare internazionali. Per aggiornare il modulo XGT potete seguire la mia guida cliccando la scheda in alto a destra. Anche i ricevitori fanno distinzione tra firmware EU e non EU. Di conseguenza una ricevente EU si può abbinare solo ad una radio EU e una ricevente non EU si può abbinare solo ad una radio non EU. Aggiornare o cambiare il firmware dei ricevitori è sempre possibile ed è un'operazione che si può fare semplicemente collegando il ricevitore alla radio. Potete vedere vari esempi dei ricevitori FR Sky più comuni cliccando la playlist in alto a destra. Vediamo adesso nello specifico le varie sigle che troviamo. Come abbiamo già detto, EU sta per europeo e non EU sta per non europeo o internazionale. Nelle radio EU troviamo anche la sigla LBT, Listen Before Talk, che possiamo tradurre con ascolta prima di trasmettere. Si tratta di una tecnica obbligatoria in Europa e, semplificando, la radiotrasmittente ascolta l'ambiente prima di iniziare la trasmissione. Questo per evitare interferenze dannose con gli altri utilizzatori della banda. Le radio non europee sono abbinate alla sigla FCC, che significa Federal Communication Commission. Si tratta di un'agenzia governativa degli Stati Uniti che si occupa della regolamentazione di tutti gli usi dello spettro radio. Questi erano alcuni dei principali termini delle radio FR Sky. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.